Benvenute, ciao a tutti. Ciao a tutti, buongiorno. Siamo di nuovo qua. Vi vogliamo parlare del mese di gennaio 2000. 2022. Già cambio d'anno, questo mi rallegra tantissimo perché non vedevo l'ora di cambiare l'anno, molto bello, vi vogliamo raccontare un sacco di cose di quest'anno. Allora, questo mese parleremo di gennaio per i 12 segni e un po' racconteremo com'è il cielo. Ma seguiteci perché nei prossimi mesi inizieremo a parlare dell'anno 2022 e degli aspetti speciali particolari che si faranno e quindi raccontarvi le energie planetarie in atto per ognuno di noi. Per poterle sfruttare al meglio. Certo, perché di sicuro è meglio fare determinate cose in un periodo piuttosto che in altri, quindi è importante questo tenerlo in considerazione per dopo parlare dei 12 segni. Quindi mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, se volete anche commentare, se volete farci delle domande, tutto quello che volete, noi siamo qua. Esatto, sì, quindi bene, noi partiamo a raccontarvi di gennaio 2022, è iniziato proprio il giorno 21. Sì, il sole che è entrato nel segno del Capricorno. Sì, e questo però il nuovo anno inizia il primo. Certamente, però sappiamo che il segno del Capricorno inizia il 21, quindi gennaio è intimamente legato al segno del Capricorno e quindi le nostre star, diciamo, no? Le nostre stelle sono i Capricorni, no? In questo periodo, e difatti è proprio così perché si trovano tantissimi pianeti nel segno del Capricorno, soprattutto con la luna nuova del 2, giusto, del 2 gennaio, ci sarà anche la luna nel Capricorno, quindi veramente quasi il 50% dei pianeti si trova nel segno del Capricorno. Assolutamente. Quindi che possiamo dire di questa cosa? Oltre che lo vedremo in ogni oroscopo personale, come lo diciamo sempre, ognuno di noi ha il Capricorno da qualche parte, anche se tu non sei un Capricorno, anche se non hai un ascendente in Capricorno, anche se non hai pianeti nel Capricorno, quel Capricorno c'è, no? Dentro di te nel tuo oroscopo, quindi anche magari facendoti un oroscopo personalizzato capisci meglio dove ogni zona energia va a agire su di te. Comunque ad ogni modo lo vedremo per ogni segno e sappiamo che la regina, no, di questo mese è il segno del Capricorno, quindi le persone del Capricorno, le persone con pianeti nel Capricorno o anche tantissimo con l'ascendente nel segno del Capricorno, giusto? Assolutamente. E quindi abbiamo, che cosa abbiamo nel Capricorno? Abbiamo il Sole, abbiamo la Venere, Mercurio e Plutone, ben 4 pianeti e il 2 ne avremo 5, quindi il 50% dei pianeti collocati nel segno del Capricorno. Che cosa ci vuol dire questo Capricorno? Che cosa ci vuol dire? Pesantezza? Sappiamo che il Capricorno non è un segno andiamoci a divertire, sappiamo che il Sole è passato dallo Scorpione, quindi ci ha dato la possibilità di scendere dentro noi stessi, è entrato nel Sagittario, per cui abbiamo sentito un pochettino la voglia comunque di divertirci, la voglia di viaggiare, la voglia di ricominciare a guardare al futuro. Dopodiché il Sole entra nel Capricorno e dice: bene, adesso di tutto quello che hai scoperto dentro di te, di tutto quello che hai scoperto anche al di fuori di te, che cosa ne facciamo? Come concretizziamo tutto ciò? È il segno proprio della concretizzazione, della materializzazione di quello che abbiamo iniziato nei mesi passati. Quindi un mese per prendere atto della realtà, anche della realtà oggettiva. Sì, un mese dove si metteranno i puntini nell'I, no? Non so se qua si dice, ecco, in spagnolo si dice molto mettere il punto sulle I, no? Perché bisogna puntualizzare il momento in cui ci si trova e agire di conseguenza. Diciamo che da un punto di vista sociale non vi aspettate delle grandi cose, anzi. Diciamo che c'è la mancanza della socialità. Il Capricorno sappiamo che è un segno un po'
orso tra virgolette, nel senso che comunque ama molto stare per conto proprio. Per conto proprio, oppure ci sono anche gli obblighi familiari in questo periodo, capito? Quindi il Capricorno sente l'energia del Capricorno, sente spesso questo senso di obbligo. Bene, adesso mi devo vedere con la famiglia, non, Le responsabilità. non è necessariamente un piacere quanto un dovere, no? E quando capita questo dovere di ritrovo familiare, sotto l'egide del segno del Capricorno, quindi non c'è nulla da fare, c'è un po' un senso di obbligo, di responsabilità di dover farlo, perché Non per nulla il segno del Capricorno è opposto al segno del Cancro, che è il segno proprio della famiglia. sì, proprio del piacere, Esatto, del sì, piacere. proprio dello stare in famiglia, della quotidianità familiare, del calore familiare. È il segno opposto, quindi il più lontano da tutto ciò che è la famiglia. Sì, sì, invece adesso c'è un po' un obbligo in qualche modo del ritrovo, no? Del fare questo, anche perché magari c'è il pensiero, magari non la vedrà più, non potrò più rivederlo, no? Quindi va fatto per la paura di dopo non poter più farlo, capito? C'è sempre questo dietro un Capricorno. E quindi, come vi dicevo, da un punto di vista sociale c'è un aspetto anche di limiti, di freni, di coercizione a fare poco e meno. Se ci vogliamo ricordare, il 2020, il periodo in cui siamo tutti rimasti chiusi in casa, c'erano ben 4 pianeti nel segno del Capricorno. È vero che erano altri pianeti, non sono i pianeti che ci sono Tanti altre adesso, energie molto più pesanti. molto più Però pesanti. in qualche modo forse qua ci vuole ricordare un pochettino ciò che è iniziato allora. Sì. Quindi, Diciamo che questi 2 mesi, gennaio e febbraio, secondo noi non saranno mesi Leggeri. gioiosi o leggeri da un punto di vista del sociale e di quello che ci possiamo trovare al di fuori delle proprie porte di casa. sì, non è diciamo che non sono energie che parlano tanto di divertimento. No, parlano più di chiusure, non c'è nulla da fare. E vabbè, è così da marzo cambieranno tantissimo le energie planetarie, quindi dobbiamo avere, stringere i denti, c'è nulla da fare, noi non ci inventiamo dove sono i pianeti, questo continuo a dirlo perché se no ci dicono ci date delle brutte notizie, ma noi che possiamo, non è che al massimo li leggiamo, ma non li possiamo spostare, quindi calma e pazienza. Vi diciamo che gennaio e febbraio sono comunque mesi un po' dove ce la dobbiamo far scendere e basta, giusto? Assolutamente, con calma e per piacere. Esatto, sarà già marzo, un mese diverso, e marzo, aprile, maggio inizieranno a cambiare tantissimo le energie in gioco, quindi ci auguriamo quello e ci prepariamo soprattutto perché questi senza dubbi sono mesi di preparazione a questo riguardo. E iniziamo appunto parlando del segno del Capricorno. Assolutamente, al quale facciamo tanti auguri. naturalmente. Augurissimi per tutti i Capricorni che già hanno iniziato a fare gli anni appunto dal 21 e andranno così fino al 22, 23, quando è? Mi pare il 21. Il 21 lo anche stesso, di gennaio. che inizierà il segno dell'Acquario, giusto? con il Quindi sole. auguri come sempre a tutti voi Capricorni. E che possiamo dire a questo Allora, Capricorno? intanto volevo fare un minimo di posizioni planetarie, nel senso che abbiamo comunque un Mercurio, ricordiamo che questo mese di gennaio Mercurio farà la sua prima retrogradazione. Sì. E quindi tornerà proprio nel segno del Capricorno. Quindi per partire col segno del Capricorno è un momento questo, soprattutto intorno alla fine di dicembre, diciamo dalla fine di dicembre in avanti,
per pensare bene a qualche cosa che si sta facendo, perché questo Mercurio è legato proprio al pensiero, ma così come ai progetti, alle firme di contratti, quindi è un momento opportuno, e gennaio in modo particolare, per rivedere eventuali progetti che si sono fatti nel mese di dicembre, per appunto, come dicevi tu prima, mettere i puntini sulle i e valutare bene quello che si può portare avanti e quello che invece è meglio lasciare perdere. Sì, Quindi di sì. valutazione, di attenta valutazione a ciò che mi piace, ciò che non mi piace, ciò che voglio raggiungere, ciò che invece voglio scartare. Questo sicuramente è E un... questo da un punto di vista, tu stai parlando anche pratico e anche di lavorativo. lavorativo, però pensa che c'è anche la Venere lì retrograda, quindi ci sono queste retrogradazioni nel segno, in un segno così cardinale come il Capricorno, in un segno così attivo, perché ricordati che il Capricorno comunque è coscienzioso, è molto pratico, però comunque è un po' Segno d'azione. impulsivo, Inizia una nuova stagione. parte subito. Invece gli toccherà la rivalutazione sia della parte pratica e lavorativa della sua vita, sia anche legata agli affetti, Mhm. all'amore e ai rapporti. Anche i E figli, il rapporto con i figli. sì, sì, Molto... sì, sì, un momento importante possiamo dire per il segno del Capricorno. Certo, non sarà magari una socialità esasperata, però il Capricorno più del solito si può dire, perché tanti pianeti presenti nel proprio segno gli dà attività. illuminano un Sì, pochettino. sì, gli dà luce, gli dà movimento, gli dà attività, un'attività che è, che cosa, come lo possiamo chiamare a questa retrogradazione? L'ispirazione e l'espirazione, no? Esiste la retrogradazione da un punto di vista astrologica nello stesso modo che esiste questo movimento, no? Certo, quando Di inspiro porto dentro ossigeno, quando espiro espello invece anidride carbonica, per cui nello stesso modo un pianeta retrogrado è un pianeta che inspira, quindi porta dentro qualcosa di nuovo, per poi quando per torna a dire elaborarlo e esattamente dopo materializzarlo, dopo metterlo in in atto, pratica. no? Quindi questo si può dire che è questa retrogradazione, questa attivazione. Quindi un momento un po' riflessivo che già appartiene naturalmente al segno del Capricorno, però è riflessivo anche di cose del passato, di cose che vengono dal passato, che arrivano dal passato, da situazioni che io pensavo fossero state in un modo e invece li ripenso e li rielaboro in un modo diverso. Questo soprattutto con i rapporti, appunto, e la Venere, anche con i soldini, che cosa fare con i miei soldini, magari avevo pensato di farli in un modo e lo ripenso, lo rielaboro e lo metto esternamente, lo manifesto più avanti. Assolutamente, assolutamente. Quindi io direi che gennaio mi piace per il Capricorno perché lo sento molto in movimento, no? Molto attivo, e questo è un segno che ama l'attività. Sì, 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 certamente, Ha bisogno di fare, non è uno che no, sta deve lì sentirsi fermo. impegnato proprio il Capricorno. Il Capricorno si dice Sì. che è vecchio da giovane, il giovane da vecchio. Perché? Perché quando comunque arriva a una certa età, arriva all'esperienza, arriva alla pensione, comincia a vivere veramente. Quindi è Quindi è importante, è un mese certamente. importante, un mese per mettersi in movimento dentro, per dopo, nei prossimi mesi, parturire queste idee, questi momenti, questi rapporti, no? Cioè sarà in grado veramente di parturire, sarà un anno importante per il Capricorno il 2022. Certo, certo, di nuove iniziative. Bene. Andiamo al segno del Cancro, Certo. è l'opposto, e quindi bisogna dirlo, il Cancro ne avrà
tanti pianeti opposti. Che cosa vuol dire l'opposizione? L'opposizione vuol dire un momento di valutazione, un momento anche un po' di difficoltà, va detto, no? Certo, assolutamente. Di difficoltà nei rapporti più stretti, naturalmente. Però qui c'è da fare una piccola parentesi, che alla fine del dicembre 2021 Giove è entrato nel segno dei pesci, quindi comunque il cancro si trova ad essere appoggiato dal pianeta Giove. E quindi sicuramente queste difficoltà, in questo caso ecco, mi verrebbe quasi da dire che potrebbero essere delle difficoltà anche a livello legale, a livello legale o di rapporto societario. certo. E come mese è un mese pesante, nonostante Giove dopo porterà gioia e alleggerirà la situazione nel 2022 senza ombra di dubbi. Però ci sono delle questioni proprio Sì, da prendere in mano, da vedere. È possibile anche che non mi aspetto che qualcuno possa fare questo nei miei confronti, perché comunque tutte queste Giusto. opposizioni vuol dire che è l'altro che tiene il coltello dalla parte del manico e quindi io subisco in qualche modo decisioni di altre persone. Sì. Quindi il cancro si trova un pochettino Spiazzato, un mese che lo spiazza un po', un mese in cui può avere qualche difficoltà nei rapporti umani, che per lui è molto importante, quindi questo fa fatica, no? Oppure che può subire delle mancanze di incontro, per esempio, non lo so, appuntamenti mancati, momenti in cui si attendeva, non lo so, un appuntamento dal medico o di andare un appuntamento con una persona che ci teneva e non si può fare, quindi anche per vita da questo punto di cioè vista. sì, anche programmi che saltano, come il Esatto, Mercurio che torna tutti retrogrado. programmi che possono un po' saltare. Quindi, come dire, vi consigliamo di avere un piano B sempre lì Sì, pronto sì, in modo da... sì, e soprattutto di prendersela con calma e dire va bene, questo è un mese un po' di verifiche, un mese in cui vado a vedere se le cose sono veramente come me le aspettavo e se non lo sono, amen, no? Mi metto un po' il cuore in pace. Per quanto riguarda invece, dopo andiamo a parlare dell'Ariete e della Bilancia, parliamo di questi 4 segni che sono i cardinali, che saranno i più toccati, i più diciamo mossi, dinamizzati da queste dinamizzati energie. da tutti questi pianeti appunto nel segno del Capricorno. Quindi in prima L'Ariete. battuta vediamo l'Ariete che lo troverà molto impegnato nel campo professionale, molto, sarà molto in qualche modo ricercato, ma allo stesso tempo si sentirà con molto il peso Delle addosso. responsabilità, sì, infatti ci possono essere nuove responsabilità che gli vengono date. Sappiamo che l'Ariete è un segno che non ama tantissimo le responsabilità perché ama sentirsi libero, potersi muovere liberamente, quindi ogni responsabilità nuova vuol dire un impegno in più verso qualcosa, verso qualcuno. Possiamo anche dire che ci possono essere delle difficoltà con chi comanda. Esatto, Anche. con un capo, anche magari qualche difficoltà con un genitore, che gli tocca gestire un genitore, avere a che fare con una persona di età che deve badare, che deve curare, oppure situazioni di lavoro dove dovrà decidere che cosa vuol fare, perché potrebbe anche capitargli di decidere di non continuare più, sia il momento per prendere una decisione nel non continuare più una strada Sì. intrapresa in passato, Certo, no? Come certo. di tagliare le nuove le vecchie cose, no? Come Diciamo che quella presenza di Venere può far parlare anche comunque di un taglio a livello relazionale, anche qua, Sì. qualcosa all'interno Sì. di una relazione che viene veramente alla luce, viene rivalutato e ci può essere la decisione veramente di porre fine a qualche cosa. Sì, ci sono cose che vorrà tagliare in qualche modo l'Ariete. La cosa positiva potrebbe essere data dai viaggi, una gran voglia di muoversi, di viaggiare, di spostarsi, Certo. oppure anche di Iniziare cose nuove. sì, Nuovi iniziare studi. nuovi studi, cose che
nel suo cuore aveva già da tempo, questo mese è molto positivo. Quindi io direi di soprattutto puntare, no, verso la possibilità del nuovo, sia in spostamenti sia in studi, anche potrebbe essere positivo. Assolutamente, assolutamente. Conoscere proprio posti nuovi. Sì, sì, che per l'Ariete è umana, un po' come per il Sagittario, no? Spostarsi verso il nuovo, verso lo sconosciuto. Certo. Bene, per quanto riguarda la bilancia. La bilancia, ecco qua direi con tutta quella concentrazione nella quarta casa, veramente possiamo parlare un bel pigiamone, però sempre chic, mi raccomando, perché la bilancia sappiamo che anche in casa veste bene, è sempre truccatina comunque, molte situazioni, ma familiari. anche da risolvere con la propria famiglia a gennaio, oppure anche con il focolare, con la casa. Certo. Cambio casa, disdico un affitto, compro casa, molta attività legato alla casa. Che faccio con la casa? Che faccio con la mia proprietà? Rimango in questa casa, rimango in questo paese. Tutto molto legato alla quarta casa, quindi un momento in cui veramente mi pongo delle domande da risolvere da un punto di vista proprio del focolare, no? E di quelle che sono le mie radici, perché la quarta soprattutto sono le radici. Quindi anche il passato in qualche modo, sì, quello che mi porto dietro dal passato, sì, i rapporti familiari. Molto, che faccio con queste persone. Oppure anche una problematica potrebbe sorgere con qualcuno della propria famiglia, no? O voglio risolvere una situazione con la mia famiglia. Sì, diciamo che molte situazioni familiari verranno a galla e più che voglio mi troverò davanti alla necessità di dover risolvere mano. E sappiamo che la bilancia ha sempre difficoltà nel trovare l'equilibrio, quindi si troverà abbastanza spiazzata, faccio questo, faccio quello, vado di qua, vado di là, dove vado, con chi vado? Vado in India o vado in America? Sì, diciamo che è un momento comunque di attività, di movimento. Questi 4 segni comunque non passeranno un gennaio a dormire sotto i cuscini, si vedranno messi in attività, e non è male, perché comunque sono 4 segni cardinali, che amano. Comunque indicano attività, indicano inizio, indicano fare qualche cosa. Sì, assolutamente. Quindi... La bilancia non suda quando fa. No, non è che si non suda nel senso che questo non vuol dire che non le piaccia lavorare, non le piaccia fare, è che veramente ha questa, che io ho sempre invidiato, l'ho forse già detto, quando andavo in palestra a vedere queste bilancia che lavoravano, insomma, sempre perfette naturalmente, e non sudavano. Non sudavano. Vero. Com'è possibile? Sì, ma anche dopo passato tutto il giorno, tu li vedi di sera, sono sempre pettinati, sempre ben vestiti, uno dice ma come fanno? Io dopo 2 ore sembro un mostro. È vero, bene. Quindi passiamo ai segni fissi, vogliamo fare, o ai segni di terra? Come vuoi tu? Cosa preferisci? Allora, facciamo i segni di terra, gli altri 2 segni di terra, perché uno dei segni di terra è il Capricorno. Giusto. Poi abbiamo il Toro e abbiamo la Vergine, così travolgiamo un pochettino le previsioni. Quindi, segno del Toro. Segno del Toro, a parte quel Saturno che è ancora lì, naturalmente che ha lì tanti cambiamenti, tanti movimenti, ma che finalmente, no, qualcosa si muove, si muove. Esattamente. Segno del Toro è un segno che in questo mese di gennaio io lo vedo tra i maggiormente favoriti. È vero. Assolutamente, perché ha un totale di pianeti, tutti i pianeti concentrati nel Capricorno sono in trigono e sono nella 9ª casa, per cui veramente un'apertura a livello spirituale, a livello anche di nuove cose, una visione verso il futuro, anche per quanto riguarda gli studi o eventuali viaggi, spostamenti, anche solo provare o comunque pensare, progettare cose nuove. Ma anche la possibilità di passare un esame, di superare un esame, perché se questo è periodo di esame, per il Toro è molto positivo tutta questa grande presenza di pianeti in 9ª casa. Anche per rifare un esame che magari non era andato bene, gennaio è spettacolare.
cambiare, proprio per rimettersi in gioco in qualche modo. Abbiamo anche Giove che appunto passando il segno del pesci, anche quello è positivo, si aprono a nuove amicizie, si aprono a nuove persone, a nuove idee, a nuovi ideali, quindi di nuovo nuovi progetti, cioè il segno del Toro, il mese di gennaio mi piace veramente Sì, sì, molto, molto tantissimo. bello, magari qualche ripensamento per quanto riguarda ai propri studi, alla propria determinazione per fare le cose, ma questo sono i pianeti in retrogrado che comunque portano a questi pensieri, no? Quindi tutti noi potremo ripensare i nostri rapporti, ripensare i nostri progetti perché c'è Venere e Mercurio, due pianeti importanti, molto personali, molto intimi e quindi ci sta che tutti facciamo, però veramente il Toro va da Dio a gennaio, che se lo approfitti perché non è stato così il 21, così pieno, quindi al questo contrario. sì, 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 anche per progetti, per viaggiare, per lavorare all'estero, insomma, Sì, un sì, eccellente mese. sì. Invece per quanto riguarda alla Vergine, La Vergine invece un pochettino, ma perché? Perché non abbiamo parlato prima che abbiamo un Marte che si trova nel segno del Sagittario questo sì, mese di sì, gennaio, sì. e per la Vergine il segno del Sagittario al segno Sagittario, cioè alla Vergine il segno del Sagittario va un po' stretto, diciamo, si trova in quello che si chiama in astrologia la quadratura, Sì, sì. e un Marte in quadratura può rendere un po'... Sì, un po' arrabbiati. agitati, un po' arrabbiata, un po' innervositi, diciamo che le problematiche lavorative gli daranno un motivo per innervosirsi, no? Perché salti più facilmente di quanto... Sì, problematiche lavorative o anche familiari, mi verrebbe da dire. Mm. Anche questioni familiari che forse non- qualcosa anche legato magari a un mutuo, a una richiesta, a un prestito o appunto all'acquisto di un immobile. Oppure semplicemente se rompe qualcosa a casa, Anche, beh, quello c'è poi anche Mercurio, certamente. Quello secondo sicuramente. me Quindi è più probabile. spese magari legate a elettrodomestici, non so, mi viene in mente il forno piuttosto che la lavatrice, Sì, il sì, frigorifero, e quindi dover spendere, che magari è un momento che si fa un po'. Preferirebbero di no, però Quello tutti. è probabile che ci siano dei guasti a casa che li faccia spendere. Secondo me è più quello che qualcosa di più grande perché è solo Marte in definitiva Certo. che è lì. Mentre però ha tutto Anche la a Vergine. favore i pianeti nel Capricorno, quindi nonostante abbia questa tensione a casa, in realtà secondo me il Natale, tutto gennaio, sarà molto ben accompagnata la Vergine, Sì, sia sì, da un sì. punto di vista affettivo, emotivo, sensibile, con la propria un po' famiglia, ma anche con i figli e con le persone che ama. Assolutamente. Qua vedo un bellissimo ritrovo e per i single la possibilità anche Di di fare un nuove incontro, conoscenze. una nuova conoscenza, un bellissimo nuovo incontro sul quale non è che me la gioco tutta subito, ma vado adagio con questa retrogradazione, non corro, non Sì, corro. potrebbe anche essere qualcuno del passato che È torna, vero, ma rincontra la un zuppa vecchio vecchia non va mai bene, quindi... quello è vero, però magari chissà, magari qualcuno del passato col quale c'è stata solo un'amicizia in passato, Sì, e sì. adesso si pensa che potrebbe divenire qualche cosa di più. È vero, però andiamo in seconda, terza, non mettiamo la quinta, sì, perché questa retrogradazione fa sempre sì che quando parte dritto cambia il mio sentire, no? Soprattutto con la retrogradazione della Venere, soprattutto il consiglio con una Venere retrogrado è non prendere mai decisioni definitive per quanto riguarda il rapporto. Per esempio, non decido di sposarmi con la Venere retrogrado, No. e non decido di fidanzarmi con la Venere retrograda, perché quello porta sempre un po' di guai. Sì, posso ritrovare un vecchio amore e vedere che faccio e decidermi quando la Venere diventerà dritta, però non prendo delle decisioni, Assolutamente. quindi certo. non lo vedo così negativo. No, diciamo che per sarà un po' più niente. nervosetto del Sì, solito. sì, può passare qualche settimana, dai, Certo, poi perché- comunque stiamo parlando
in realtà della seconda e terza decade, diciamo la prima decade della Vergine è spettacolare, la seconda e la terza, ecco, un pochettino già la Vergine è un po' nervosetta di suo. Con quel Marte un po' di nervosismo. Sì, qualche giorno lo può passare di nervosismo, di sbagli commessi, di situazioni in casa da risolvere, però che la è sempre Vergine un non le Marte. sopporta queste cose qua. Ah. E quindi Abbiamo adesso, fatto i segni di terra, bene. quindi vogliamo passare ai segni di acqua che poi ci rimangono, in questo caso il pesci e lo scorpione. Benissimo, andiamo al pesce perché poverino non è giusto lasciarlo sempre per ultimo. E poi il pesce c'ha Giove finalmente. Sì, il pesce fine mese entra Giove, che va bene, magari Fine di dicembre. fine dicembre, sì. Quindi magari non lo sente subitissimo perché entrando è come se aprissi un portale di entrata, no? Si apre la porta e dopo c'è da sperimentarsi tutto ciò che c'è dentro. Però già entra come un brio nel cuore dei pesci sapendo che finalmente entra quest'aria nuova, no? De Giove nel proprio segno. Ma non solo questo, bisogna dire che i pesci ha tantissimi pianeti nel Capricorno che lo favoriscono. Assolutamente. E quindi questo è molto positivo per un ambito che al pesce gli interessa, che è l'amicizia, l'ambito dell'amicizia, del cuore, dei sentimenti, della voglia di stare con le persone che già conosce. Sì, e con le quali poter sentire la stessa sintonia, Sì. come dire, abbiamo gli stessi ideali, puntiamo la freccia verso lo stesso luogo, quindi sentirsi veramente accolti però essendo in Capricorno naturalmente in maniera concreta, non qualche cosa di astratto come di solito. Come di solito fa, e poi con dei buoni obiettivi anche, no? Perché l'11ª è sempre la zona dei propri obiettivi, quindi obiettivi che saranno molto importanti, tanti obiettivi da perseguitare, e questo sì può generare un po' di tensione nella vita del Capricorno, del pesce. Perché anche a Marte, no? Con una forma di tensione dal punto di vista professionale, quindi magari tanti obiettivi, tante cose da raggiungere, tanti desideri di allargarsi perché Giove entra nella propria natura. Però un Marte come che dice oddio come faccio a fare tutto soprattutto perché deve dormire, i pesci devono dormire, l'orologio proprio non mi date l'appuntamento a quell'ora perché non ce la posso fare, sbaglio come minimo ora se va bene, se no sbaglio giorno. Sì, e poi deve dormire almeno 10 ore alla sera perché lui vive nel suo mondo dei onirico. sogni, assolutamente. E quindi come ce la fa a star dietro tutto? Invece e quindi può sentire un po', no? Questa tensione emotiva. Sì, quindi quello che possiamo dire al pesci che è impossibile che lo faccia è di non esagerare a dire dei sì, perché appunto lì adesso c'è anche Giove, quindi sappiamo che Giove dice sì a tutti, poi non riesce da nessuna parte, quindi non esagerate nel fare dei piani, sì, sognate perché è la vostra natura, ma cercate di essere un pochettino più concreti del solito. Sì, con tutti quei pianeti del Capricorno vuoi che non ci riescano. Assolutamente. Dai. Quindi buono, dai. Per i pesci. Tutto sommato mi piace. Certo. Andiamo a vedere quindi lo scorpione. Bene, questi pianeti nel Capricorno lo favoriscono. Certo, sì. Non vedo. Favoriscono anche la socialità in qualche modo. Lo scorpione che si scopre di aver voglia di vedere che cosa c'è intorno a sé. In qualche modo, di solito guarda sempre all'interno lo scorpione, invece scopre di essere un pochettino curioso, quindi di spostarsi un pochettino nel circondario, magari diventa anche un pochettino più carino con i vicini di casa. Con i vicini di casa da una parte può essere più carino, però abbiamo sempre quel Saturno in quadratura dalla quarta, quindi un po' di problematiche sempre legate ai vicini di casa. Diciamo ecco che ci potrebbe essere la possibilità magari di mettere a posto
magari parlando, dicendo la propria in maniera, cercando di essere un po' tranquilli, riuscire a mettere a posto delle situazioni legate proprio al vicinato. Sì, 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 oppure dovrà avere a che fare con il vicinato, insomma, oppure ci sono dei piccoli viaggi, quindi proprio in questo mese è possibile che chi abita in una città, in un paesino, giri, si sposti di più, si muove di più. Chi ha dei parenti si muove veramente verso i parenti, verso vederle di più, conoscerle di più. Per lo Scorpione particolarmente ci sarà un gran movimento. C'è anche la possibilità di spendere dei soldi, perché se mi chiedi, ma perché? Perché con quel Mercurio retrogrado, sappiamo che con Mercurio retrogrado nel caso dello Scorpione che viene nella terza casa si può anche rimanere per strada, diciamoci la verità, diciamola tutta. Okay. Per strada in che senso? Con Che la si rompe la macchina? macchina, si rompe la macchina, ci dici? possono essere dei ritardi col treno, con l'aereo e ci sono molte spese con quel Marte in seconda casa, quindi spendo magari che non sono così felici di spendere, diciamo, in questo momento. Sì, va bene, però non lo vedo particolarmente, diciamo che se lo Scorpione è stato un po' battostato nel 2021 con tutte queste quadrature, situazioni, eccetera, questo lo vedo un mese più Sì, tranquillo, no, quello certamente. Poi sappiamo che lo Scorpione, se non ha qualche problema da risolvere, non è felice. non è felice, lui si sente se non vivo, soffre. appunto, si sente vivo proprio attraverso la sofferenza in qualche modo, quindi il dover fare qualche cosa per risolvere un problema. No, Quindi- però lo vedo Sì, è tutto più liscio. sommato Sì. molto più liscio per lo Scorpione che piuttosto per il Cancro, che ha veramente tante cose da prendere in mano, da risolvere, da decidere, Da questionare. Sì, sì, sì. Certo. Bene, E che arriviamo ai ci segni rimane? di aria. I segni di aria in questo caso li dobbiamo fare tutte e tre, quindi gemelli, no, la bilancia l'abbiamo fatto, scusa, gemelli Gemelli. e acquario. Alla fine ci siamo incasinate. Perché tu hai voluto fare un... È Giove. No, dobbiamo fare... fatto una mescolanza mostruosa. Perdonatemi. No, dobbiamo fare i gemelli e l'acquario, L'acquario. ma anche il Sagittario e Esatto. Leone. Bene, allora andiamo ai gemelli e al Sagittario, che almeno è un Facciamo- asse, facciamo questi due Li asi e stravolgiamo lo di nuovo. capiamo. Quindi gemelli. Gemelli abbiamo Marte in opposizione, Giove che si avvicina in quadratura, abbiamo almeno Saturno che sostiene, diciamo, ma il Gemelli se c'è un pianeta che proprio che non è che vada molto d'accordo è proprio Saturno, perché Saturno è la concretezza, Infatti. il Gemelli cerca invece il divertimento. I gemelli secondo me avranno molto da avere a che fare con la società, il socio, cioè insomma discussioni di come portare avanti un affare, ma anche A livello aspetti economico. economici. Dovranno risolvere molto e definire situazioni economiche. Perché come al solito i gemelli non ama né parlare di soldi, né trattare di soldi, né avere a che fare con i soldi, perché perdono tutto per strada, le chiavi, i soldi, gli occhiali e tutto ciò che trovano lo perdono. Però in questo caso bisogna diventare un po' seri e fare due conti sull'economia, sui debiti e su tutto ciò che riguarderà i soldi e il futuro, quindi anche l'anno prossimo, insomma, dovrà decidere. Questo un anno per mettersi lì con la Viru in mano e decidere un po' la parte Sì, economica. e quindi anche anche lavorativa, cioè che cosa voglio fare. Sì, come mi metto, perché diciamo che il 21 i gemelli ha avuto un buonissimo anno, è stato sostenuto da Giove, è stato sostenuto da Saturno, ha avuto un buon anno, però è come che adesso deve fare i conti con la realtà dei conti fatti, no? O soprattutto di quelli non fatti. Dei
soldi guadagnati, ma soprattutto di quelli non guadagnati. E spesi comunque. Esatto, e quindi questo è il mese. Sì, diciamo che questo Marte in opposizione può portare quindi anche un pochettino, magari proprio per queste dinamiche, un pochettino di tensione Sì. con all'interno della coppia, diciamo, Sì, per chi sì. è in coppia naturalmente. Oppure all'interno dei rapporti societario, dei rapporti di contratti Sì, sì, fatti. quelli ufficiali in Sì, qualche sì, modo. Quindi c'è da cercare di stare un pochettino tranquilli, e anche qui, come abbiamo detto per la Vergine, anche il segno dei Gemelli, stare tranquillo fa fatica, diciamoci la sì, verità. sì. Perché- No, probabilmente nascono dei nervosismi, no? Delle situazioni che portano al sistema nervoso un pochino ad essere essere un pochettino più iperattivo. è un po' eccitato, diciamo così. Quindi passiamo a Sagittario, Passiamo invece al Marte ce l'ha nel Sagittario, segno. dai, Quindi Marti nel segno è è stupendo, carico, anche perché Marte in un segno di fuoco si trova bene. Dai. molto bene, ma non solo perché è carico e pieno di vitalità e energia, ma perché concretizza. Nel momento in cui Marte entra nel proprio segno, è come se tutto il promesso, no? Tutto ciò che io ho organizzato lo porta alla realizzazione. Quindi questo è molto positivo per il Sagittario, il fatto di realizzare, mettere in concreto, ma anche per il Sagittario da un punto di vista economico, di pensare che tutto quello che ha organizzato in qualche modo gli possa rendere. Certo, sì, perché no- anche il Sagittario, diciamo sì che è uno che esagera, anche lui non è che ama molto fare i conti, ma sì, ci pensiamo, ci penseremo poi, e quindi invece con Marte lì vede Sì. anche che comincia a realizzare, cioè realizzare economicamente, Sì. cioè quello che per cui mi sono dato da fare, c'è il ritorno, Sì, quindi si cerca il ritorno, diciamo, inizia un po' a pensare al ritorno. Ok, io mi sono organizzato, ho fatto, ho studiato, ho fatto tutto a dovere, voglio vedere un ritorno in qualsiasi cosa, può essere un ritorno di soldini, ma anche un ritorno di immagine, non lo so, mi sono impegnata per fare una dieta, ho fatto di tutto lo voglio vedere di essere calata, di stare meglio, o essere ingrassata se volessi ingrassare. Non lo penso per il Sagittario, però giustamente no, voglio un ritorno di quello che ho fatto. è anche un riconoscimento proprio personale, Sì, sì, si ha sì. questa possibilità veramente, quindi molto bello questo. L'unica cosa invece c'è quel Giove, che è il pianeta del Sagittario, che comincia a remare un po' contro in qualche modo, e anche Sì. qui si parla di esagerazione dove ci sono progetti immobiliari per il Sagittario con questo Giove che è entrato nel segno dei pesci, e come dicevi tu prima, economici, quindi l'economia Fatto di legata soldini, un fatto di soldini. sì, molto molto attivo in questo senso, per cui Ne vedremo di belle nel 22 sul Sagittario, ne vedremo di belle. Andiamo a vedere, quindi ci rimangono questi due segni, mi hai confusa, Sì, non hai so ragione. che cosa dobbiamo fare, sì, ci rimane il leone e e l'acquario. l'acquario, benissimo, il resto lo abbiamo fatto tutto. Quindi andiamo a vedere il leone che almeno ha questo Marte che dalla quinta casa L'appoggia. lo appoggia, e un leone che è il quinto segno, avere Marta che dalla quinta casa sta parlando che tira fuori almeno un po' il suo io, la sua voglia personale di fare e soprattutto la creatività, che per il leone è un must, no? È un qualcosa di importante, un qualcosa che Che deve, gli appartiene, che deve riuscire a tirare fuori naturalmente. Questo Marte l'aiuta molto, gli dà quell'energia, quell'input veramente per mostrarsi al mondo, quello che vuole il Sì. leone, farsi vedere, Sì. far sì che gli altri riconoscano la sua regalità. Sì, sì, in è qualche molto modo. importante, molto importante. Poi tanto movimento da un punto di vista del lavoro e dell'organizzazione del lavoro. Dovrà pensare veramente come organizzare il suo sistema, la sua struttura lavorativa.
Sì, sì, anche la attiva. routine quotidiana in Sì. qualche modo. Sì, ci possono essere dei cambiamenti, dei ripensamenti, degli stravolgimenti in qualche modo, non così, però comunque Sì, dover rimettere a punto alcune questioni, cioè sì, proprio nell'organizzazione, nell'organizzare la quotidianità e il lavoro. ma sai, magari penso, no, a tanti leoni che hanno cambiato lavoro, lasciato il lavoro, cioè proprio trasformata la loro vita con questo passaggio nel 2021, quindi potrebbe essere che dopo tutti questi stravolgimenti in questo mese mi dedico a capire come è la mia nuova Certo. Sì, primo, organizzazione. primo mese dell'anno riorganizzo tutto quanto. Sì, quindi si tratta di questo, non è male, non è un mese eclatante per il leone, però gli dà una piccola spinta. Sì, 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 Sì? sì, 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 sì. Ultimo ma non ultimo, il segno Ultimo, ma non dell'acquario. perciò meno importante, come dicono gli inglesi, least but not last, at least but not last, come dicono loro, quindi non perciò poco meno importante, abbiamo il segno dell'acquario che come al solito, no, quando uno sta là il mese dopo per fare il proprio compleanno, si trova nell'ultimo mese dove un pochino deve Concludere. sì, concludere tante fasi della propria vita, no? E quindi deve capire cosa gli è servito di tutto ciò che ha fatto e che cosa vuole fare a partire del suo compleanno. E da questo punto di vista si può trovare con cose irrisolte l'acquario. Sì, Quindi situazioni o affettive, familiari, familiari. immobiliari anche qua. Sì, tante cose che deve risolvere, che deve rivalutare, che deve rivedere e dove non necessariamente tutto è nelle sue mani, perché può capitare che si trovi con alcune situazioni che sono così e così le dovrà accettare, non potrà questo mese mettere mani in prima persona, perché sono cose un po' come subite, come conseguenze di tante azioni fatte in Sì, passato. sì, è come raccogliere ciò che si è seminato in qualche Sì, modo in questo momento, quindi non è tanto un mese per agire quanto per rivedere, per rimettere a posto situazioni e per accettare alcune situazioni, come che dicevi. non si possono cambiare, Sì. perché ciò che posso cambiare mi do da fare al massimo, ciò che devo accettare mi do da fare proprio per accettarlo, Certo, sì, perché altrimenti non ha senso, assolutamente, giusto? come dire, se è un problema l'affronto e lo risolvo, se è un fatto devo accettare che è un Sì, sì, fatto. sì, altrimenti divento impotente, che questo Sì, dopo si potrebbe cade nella frustrazione, essere nella rabbia esatto e non va l'aspetto bene. negativo di questo mese se io non riesco ad accettare quello che non posso cambiare. Certamente. Bene, direi che Alla fine ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta. fatta comunque con i 12 ragazzi. Buon Natale, buone feste. Buona fine, Ehm, buon principio. Esatto, soprattutto buona fine, concludiamo bene e iniziamo ancora meglio. E come vi abbiamo detto, ci ritroviamo per il 20-21 del mese di gennaio per rifare Per le previsioni dell'acquario, quindi comunque del mese di febbraio, però anche nel frattempo stiamo studiando un pochettino perché vi vogliamo parlare appunto di come sarà questo 2022, diciamo a puntate. Esatto, In modo vogliamo da- fare puntatine dove in alcune parliamo di Giove nei pesci, Giove con Nettuno, la quadratura Saturno-Urano nei gradi importanti che già si sono spostati dai gradi del 21, insomma. I nodi, la nuova posizione dei Esatto, nodi la nuova lunari. posizione dei nodi lunari che è fondamentale, la lunghissima presenza di Marte nel segno dei Gemelli. Insomma, abbiamo tanti argomenti da raccontarvi, oltre al fatto che man mano vediamo come andranno i 12 Mensilmente. segni zodiacali. Ce la possiamo fare. Un bacio Tutti grande, assieme. grande, Alla prossima. alla Ciao. prossima!